Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un delizioso pandoro al caffè. Gli amanti del caffè non possono non provare questa ricetta. È un pandoro davvero strepitoso. Prepariamo l'impasto interamente a mano, ma in modo semplice alla portata di tutti. Seguite passo passo il video per ottenere anche voi a casa un risultato davvero straordinario. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare il lievitino del nostro pandoro. Utilizziamo latte a temperatura ambiente, lievito di birra fresco, farina apposita per pandoro W400 e zucchero. Come al solito tutti i pesi sono scritti in info box sotto il video. Aggiungiamo al latte lo zucchero e il lievito di birra. Lavoriamo con una frusta e ora aggiungiamo la farina e lavoriamo ancora. Il lievitino è pronto. Ora copriamo la ciotola con la pellicola e alla temperatura di 24 gradi attendiamo che raddoppi di volume. Ora prepariamo la crema di caffè con acqua portata ad ebollizione e caffè solubile. La crema di caffè è pronta, la mettiamo da una parte e la lasciamo raffreddare. E ora vediamo gli ingredienti dell'impasto. Partiamo dal lievitino raddoppiato di volume, la crema di caffè preparata in precedenza, lo zucchero semolato, un pochino di sale, vaniglia in polvere, burro morbido, farina sempre W400 e 2 uova medie. I pesi, come al solito, sono scritti in info box sotto il video. Aggiungiamo lo zucchero alle uova e lavoriamo energicamente con la frusta. Io, come al solito, sto lavorando a mano. Se vorrete potrete procedere con la planetaria, iniziando a lavorare con la foglia e terminando la preparazione con il gancio. Ora aggiungiamo la crema di caffè. È il momento della vaniglia in polvere. Al posto della vaniglia in polvere potrete utilizzare anche l'estratto di vaniglia. E ora aggiungiamo il lievitino. Vedete com'è spumoso. E lavoriamo. C'è già un profumo incredibile. E
e ora aggiungiamo la farina in 2 volte. Ora lasciamo la frusta e inseriamo il resto della farina lavorando con la spatola. Come vediamo che l'impasto cambia consistenza, aggiungiamo il sale. Vedete, in meno di 2 minuti abbiamo ottenuto una massa bella compatta. È morbida, vedete? Ma non appiccicosa. E adesso noi dobbiamo cominciare ad inserire il burro. Ne mettiamo 2 pezzettini alla volta e lavoriamo a mano. Guardate che bella massa che abbiamo. Il burro è stato completamente assorbito dall'impasto. Ora lo lavoro così per 5 minuti. E l'impasto del pandoro al caffè è pronto per andare a lievitare. Ora lo mettiamo in una ciotola imburrata. Copriamo la ciotola con la pellicola e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio del volume. L'impasto del pandoro ha più che raddoppiato di volume. Ora, prima di rovesciare l'impasto sul piano di lavoro e fare qualche piega, dobbiamo imburrare lo stampo. Utilizziamo per questa quantità di impasto uno stampo classico da pandoro da 750 grammi. Ora procediamo ad imburrarlo per bene. Ecco, vedete? Lo stampo è perfettamente imburrato. Ora procediamo a ungere con un pochino di burro anche il piano di lavoro. E ora prendiamo questo impasto e lo versiamo così sul piano di lavoro e adesso lo allarghiamo. E adesso dobbiamo semplicemente richiuderlo.
E ora chiudiamo l'impasto e lo pirliamo. Eccolo qui, il pandoro perfettamente chiuso e pirlato. Ora lo mettiamo all'interno dello stampo con la chiusura rivolta verso l'alto. Lo accompagniamo facendo una leggera pressione e a questo punto dobbiamo chiudere lo stampo con la pellicola e attendere la lievitazione del nostro impasto. Sarà pronto quando arriverà a 1 centimetro dal bordo. E dopo 4 ore di lievitazione alla temperatura costante di 24 gradi siamo pronti per cuocere il nostro pandoro. Io ho preriscaldato il forno in modalità statica a 150 gradi e lascio cuocere il pandoro per 45-50 minuti. Eccolo qui. Ora è bollentissimo, ma è soffice soffice. Così bollente, dobbiamo coprirlo in questo modo e lo lasciamo raffreddare completamente. Il pandoro è ormai freddo, quindi possiamo spolverarlo con zucchero a velo e poi ne tagliamo una fetta e vediamo insieme l'interno. Ed eccolo qui, il nostro fantastico pandoro al caffè. È profumatissimo, super soffice e davvero delizioso. Se siete amanti del caffè non potete non provare questo pandoro. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che il mio pandoro al caffè sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.